Oltre al solito duello tra titani fra Nicolò e Toprak, le gare sono belle quando ci sono gli outsider e in questo specifico weekend saranno protagonisti e vediamo tutto con Post Superbike. Misano, gara di casa, giro di boa del campionato e i presupposti per un weekend bollente c'erano tutti. Bollente lo è stato davvero perché l'asfalto di Misano ha raggiunto temperature anche superiori ai 50 gradi e quando le piste, soprattutto a Misano, sono calde così è difficile andare dritti anche nel rettilineo. Scherzi a parte, il caldo rende scivolosa Misano, infatti ci sono state tantissime cadute anche nelle altre categorie e proprio di altre categorie dobbiamo parlare. Sapete che non lo faccio mai tranne quando c'è qualcosa o qualcuno in ottica Superbike. Parliamo proprio di Mr. Manzi, pilota velocissimo, Team Tenkate, carriera nei prototipi, poi rinascita in Supersport ed ora pronto al salto in Superbike, con la quale ha già fatto un ottimo test conoscitivo. Se ci pensate bene è proprio la carriera di Bulega, persi nella middle class dei prototipi e ritrovati in Supersport. Manzi, anche se è caduto in gara 2, è comunque in testa al mondiale e vedremo se riuscirà a portarlo a casa e sarebbe un risultato storico perché sarebbe la vittoria del titolo con la moto esordiente, perché ricordiamoci che l'R9 è un progetto nuovo. Detto questo, parliamo d'altro, anche se fra poco capirete perché, ma vogliamo parlare di che figata di colorazione ha fatto Bimota per presentare la moto per il round di casa. Premessa, a me quella moto piace da matti, sprizza racing da tutti i pori ed è un mix fra tradizione e sviluppo moderno, bellissimo. Comunque il team Bimota by Kawasaki sta facendo un lavoro esagerato anche perché a livello di branding sono stati bravissimi. Bello l'abbigliamento, bellissimo il box, belle le colorazioni e soprattutto i risultati stanno arrivando e ci arriviamo anche noi fra poco. Ma perché vi ho parlato di Bimota? Perché attualmente Bimota è l'unica squadra con una line-up certa per il 2026 con Bassani e Lowe's. Ora, è ovvio che a differenza della MotoGP dove i meccanismi sono un po' diversi, qui ci sta che le trattative si prolunghino anche fino a fine estate tranquillamente, ma attualmente la situazione è questa: vuoto cosmico. Di sicuro abbiamo Bulega che rimane, e lo abbiamo detto nel post MotoGP, contratto in Superbike con sviluppo con Pirro della nuova MotoGP 2027 e forse la sella. Chi sarà il compagno di Bulega in Superbike per il 2026? Ryan Vickers rimane e aveva un contratto di 2 anni e sta migliorando molto ultimamente. Loca ha rinnovato con Yamaha, ma Yamaha non ha rinnovato con Ray, o meglio pare che Ray lasci a fine anno. E chi sarà il compagno di Loca? Petrucci rimarrà in Superbike ma con Barni. Alvaro scaricato da Ducati cosa farà? Si è parlato di Honda e se così fosse sarebbe una situazione simpatica in quanto ripeterebbe come in passato Ducati Honda, Ducati Honda. Redding, Bonovo a fine anno chiude il team, lui cosa farà? Iannone vorrebbe una moto ufficiale e la vedo dura che rimanga da Go11, anche se credo che per entrambi ci sia la necessità di nuovi stimoli. Rinaldi è tornato in Superbike con Moto X Racing a sostituzione di Rabat, ma questo weekend è stato sempre dietro a Batin Sofoglu che ha un quarto della sua esperienza anche se ha più chilometri su quella moto. Poi ci sono tanti altri punti interrogativi. Honda, si è parlato di Jack Miller che con la dipartita di Toprak farebbe molto bene allo spettacolo, perché che piaccia o meno o che se ne dica, ma Jack Miller è un pilota super spettacolare. GRT, Gardner e Gerter, team Honda Mie, Garrett Gerloff con Puccetti, insomma un bel casino, ma ora concentriamoci sulla gara. Visto il caldo, per Misano Pirelli ha portato una nuova mescola a sviluppo della più comunemente chiamata SCQ, che ora ha tutta una nuova struttura. Tant'è che con questa nuova soluzione, la Q è sempre stata usata come gomma da tempo per le qualifiche, ma ora funziona talmente bene che Bulega ha distrutto il record di Misano dando 7 decimi a Toprak 2024. Ora la gomma funzionerà bene, ma ragazzi, ma che giro ha fatto Nicolò? Eccetto FP1, Bulega ha comandato il weekend fino all'inizio delle gare. Altri sprazzi da segnalare sono Montella che ha chiuso terzo in FP2 e le due Bimota che con Bassani e Lowe's sono stati velocissimi tutto il weekend. A proposito di Bassani, grande weekend anche per lui fino al momento delle gare, dopo vedremo perché. Ma in gara 1 start incredibile e quando era in lotta per la zona podio, nel cambio di direzione della Rio, quando l'ho visto mi sono proprio spaventato da quanto lo ha fatto forte e poi è caduto. Peccato perché ha dimostrato in passato di essere un pilota che ha la possibilità di lottare per le posizioni che contano e si è buttato via una bella carta. La gara è stata una lotta fra Nicolò e Toprak ed anche se aveva comandato tutto il weekend, in gara ha fatto, permettetemi, un po' di fatica rispetto a Toprak. Sinceramente non ho capito perché abbiano scelto la gomma davanti dura, quindi la SC2 in gara. L'avranno provata, avranno fatto le loro valutazioni, ma se c'è qualcosa che in
impedito a Nicolò di vincere, a mio avviso, è quella gomma lì. Toprak aveva talmente in mano la situazione che ogni volta che Nicolò ricuciva lo strappo, Toprak passava sul rettilineo, leggeva il distacco in tabella e allungava. Comunque non è una tragedia, sono arrivati a un secondo uno dall'altro. Sul podio, oltre ai due contendenti al titolo, anche un immenso Danilo Petrucci, come al solito molto consistente e soprattutto davanti quasi sempre all'altra moto ufficiale Ducati, ovvero Bautista, che in gara 1 ha chiuso sesto. Ma il bello, come abbiamo detto all'inizio video, arriva adesso. Nel weekend di Superbike la domenica i piloti affrontano 3 sessioni. La prima è un warm-up di riscaldamento, la seconda è la Super Pole Race verso circa le 11 della mattina e poi gara 2 nel pomeriggio. La giornata inizia subito malissimo per Bulega, che cade nel warm-up e ha ammesso che stavano provando delle cose, modifica che non gli è piaciuta, ma ovviamente se provi qualcosa nel warm-up della domenica è perché stai cercando ancora, e il warm-up è l'ultima possibilità che hai, un po' di velocità. Niente di male assolutamente, è che evidentemente sapevano ed erano coscienti che la sfida con Toprak sarebbe stata molto dura. Niente di male perché Nicolò non si è fatto niente, la moto si sistema, il team è organizzato e infatti arriva la Super Pole Race. Piloti schierati in griglia, tutti con la stessa scelta di gomme, quindi essendo una gara corta tutti utilizzano la gomma soft all'anteriore che è la SC1 e quasi tutti i piloti hanno scelto la nuova mescola di sviluppo Q, diciamo, per fare l'intera gara, tranne i due contendenti al titolo, ovvero Toprak e Nicolò, che invece al posteriore hanno scelto la soluzione leggermente più dura. Dopo gara 1 tutti ci aspettavamo un duello incredibile, tutti ad attendere quanto si sarebbero scannati quei due, e invece si spegne il semaforo e il duello finisce subito perché Nicolò parte fortissimo, di fianco a lui anche Bassani, che tra l'altro in qualifica era riuscito a piazzare terza la bimota, regalando alla casa di Rimini una prima fila nel mondiale Superbike dal 1989. Insomma, prima staccata, Nicolò frena fortissimo, Bassani pure, sono appaiati, a Bassani si chiude lo stesso e tira giù Nicolò. Fine del film. Toprak prende il comando, ciao grazie, arrivederci, e vince la gara. Sul podio dietro Toprak, grandissimo Alex Lowes, che concretizza tutto quello che Bimota ha fatto durante il weekend, regalandogli uno storico podio nel Gran Premio di casa, perché la casa è di Rimini, Gran Premio di Misano, e grande Loca che, a discapito dei titoli mondiali vinti rispetto a Ray, dimostra di essere lui la prima guida di Yamaha. Bene appunto anche Ray, che chiude settimo, ma per quello che abbiamo visto finora è quasi da sorridere. Comunque c'è da dire che Toprak starà facendo una stagione incredibile in questo momento, poi anche galvanizzato dal fatto che ha firmato con Yamaha Pramac per andare in MotoGP. Ma Nicolò, ragazzi, ma che sfortuna ha questo ragazzo? 2 problemi tecnici ad Assen, qui tirato giù malamente, e per la legge dei grandi numeri dovrebbe essere finita la sfortuna, cioè basta. Che tra l'altro poi a Misano, se vi ricordate bene, Bulega è sempre in mezzo alle baruffe, perché alla Race of Champions di Ducati l'anno scorso all'ultima curva finì a terra nel non contatto con Marquez. Per quanto riguarda l'incidente con Bassani, lo abbiamo visto tutti, e nelle interviste poi Bulega ha dichiarato che ad Axel si è chiuso l'anteriore dopo aver colpito Nicolò, mentre a mio avviso mi sembra che a Bassani si sia chiuso l'anteriore prima, e siccome gli si è chiuso l'anteriore è caduto e ha centrato Nicolò. Detto questo, Bassani si è scusato in tutte le maniere, tranne nell'andare al box, che è quello che poi ha reclamato Bulega nelle sue dichiarazioni. Io non lo so, però storicamente non abbiamo mai visto Bassani fare eccessivi danni o cose strane. È capitato, è un incidente di gara, basta. Soprattutto è vero che non si stava giocando il mondiale, però ha addosso i colori di una casa fortemente legata alla sua terra, e prima che Lowes facesse il podio, Axel aveva già fatto terzo in Super Pole e voleva regalare appunto al suo team il podio, ed era giusto che ci provasse. Inoltre aveva già sbagliato sabato per i fatti suoi, e credo che quella caduta non se l'aspettasse nemmeno lui, perché sarà partito sicuramente agguerrito, ma non con la testa devo buttarla per terra, perché l'aveva già buttata per terra il giorno prima. Voi cosa ne pensate dell'incidente? Fatemelo sapere nei commenti, e soprattutto, vista la caduta, Nicolò ha dovuto anche partire in 10ª posizione per gara 2, quindi un'altra zappata anche per la seconda gara lunga del weekend, gara nella quale ha fatto una rimonta esagerata nei primi 2 giri, si è liberato di tutti, si è messo all'inseguimento di Toprak, però quando combatti con un rivale così forte e così a posto, se non gli parti di fianco è difficile poi prenderlo. Infatti gara 2 è stata vinta un'altra volta da Toprak e Nicolò secondo a quasi 10 secondi. C'è da dire che un po' di braccino penso ce l'abbia avuto, giustamente, perché è normale che pensi al campionato, e se ti rendi conto che non riesci
riesci a recuperare su Toprak non ha senso rischiare di buttare per terra la moto, è meglio mettersi in tasca 20 punti e andare a casa. Quindi anche il distacco è invalutabile in questa situazione. Sul gradino più basso del podio invece ci va Alvaro Bautista, che ha fatto una bella gara dando un bello strappo e lasciando indietro Locatelli e Petrucci. Insomma, eravamo partiti con Toprak a meno 31 e andiamo via da Misano con Toprak a meno 9, quindi ha recuperato più di 2/3 del distacco che aveva da Nicolò, e visto che la Superbike fa 3 gare durante il weekend, 9 punti non sono nulla. Inoltre la prossima gara sarà in Inghilterra a Donington, che è una delle piste preferite di Toprak. Sono proprio curioso di vedere come andrà a finire e se a inizio anno sembrava un noiosissimo mondiale Superbike a senso unico, tralasciando il duello Toprak e Bulega, è bello vedere un campionato così aperto con non solo un costruttore a farla da padrone. Noi ci vediamo in settimana con un altro nuovo video sul canale dell'RSV4, perché arriva il video del Mugello. Non sono sicuro che possa uscire giovedì, quindi o giovedì o venerdì, e l'unico modo che avete per saperlo è iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!